Questo video ragazzi contiene mega informazioni che non lo trovate da nessuna parte. Cosa si salda con la saldatura MIG? Che tipo di gas serve per la saldatura MAG? Cosa si salda con la saldatura MAG? Che tipo di gas serve per la saldatura MIG? Qual è la differenza tra MIG e MAG? La differenza tra MIG e MAG. Per sapere la differenza tra MIG e MAG basta comprendere il significato del loro nome. MIG sta per Metal Inert Gas e MAG sta per Metal Active Gas. Quindi MIG sfrutta gas di protezione inerte, mentre MAG sfrutta gas di protezione attivo. I gas inerti non prendono parte alla reazione e non modificano il risultato, diversamente da quanto fanno i gas attivi. Nel caso della saldatura MIG, il gas di protezione sono argon ed elio. Per la saldatura MAG invece si utilizzano gas protettivi ossidanti, spesso miscele di argon e anidride carbonica. La scelta tra MIG e MAG è dettata dal tipo di metallo da saldare. Nel caso della saldatura MAG, se noi usiamo una miscela tra argon e anidride carbonica sotto formula CO2 con percentuale di 98% di argon e 2% di CO2, è adatto per le saldature di acciaio inossidabile. Invece se noi andiamo a usare una percentuale di 92% di argon e 8% di CO2, è adatto per le saldature di acciaio al carbonio al di sotto di 4 mm di spessore. Invece se noi andiamo a usare una percentuale di 82% di argon e 18% di CO2, è adatto per le saldature di acciaio al carbonio. È ideale per saldare le strutture e le lamiere di grande spessore. È efficace anche di saldare le superfici arrugginite, anche sporche. Sempre per la saldatura MAG, se noi andiamo a usare una miscela tra argon e elio e CO2 con percentuali di 81% di argon e 18% di elio e 1% di CO2. Questo tipo di miscela con questa percentuale è adatta per le saldature MAG alta efficienza per l'acciaio inossidabile. Sempre per la saldatura MAG, se noi andiamo a usare una miscela tra argon e ossigeno formulato O2 con percentuale di 98% di argon e 2% di ossigeno. Questa miscela con questa percentuale è adatta per la saldatura MAG per acciaio inox a basso tenore di carbonio, cosiddetto il 304. Sempre per la saldatura MAG, se noi usiamo una miscela di argon, ossigeno e CO2 con percentuale di 96% di argon, 1% di ossigeno e 3% di CO2. Questo tipo di miscela con questa percentuale è adatto per le saldature di acciaio inox e acciaio al carbonio. Per la saldatura MIG invece, se noi usiamo una miscela tra argon ed elio con percentuale di 95% di argon e 5% di elio, questo tipo di miscela con questa percentuale è adatto per la saldatura MIG di lamiere sottili di alluminio e lega di alluminio. Sempre per la saldatura MIG, se noi andiamo a usare una percentuale di 80% di argon e 20% di elio, questo tipo di miscela con questa percentuale è adatto per le saldature MIG di alluminio e lega di alluminio e rame. Sempre per la saldatura MIG, se noi usiamo 50% di argon e 50% di elio, questo tipo di miscela con questa percentuale è adatto per le saldature MIG manuale e automatica per le lega di rame. Sempre per la saldatura MIG, se noi usiamo 30% di argon e 70% di elio, questo tipo di miscela con queste percentuali è adatto per le saldature MIG automatiche di lega di alluminio. Il video non è ancora finito, ma ricomincia subito dopo questa pubblicità. Oggi ragazzi vi presento questa saldatrice DK Power Extra MIG 200. Questa qua è una saldatrice inverter con grandi capacità di saldatura a filo animato, una saldatura a filo continuo, e una saldatura di elettrodo e una saldatura TIG. Visto che nel nostro video abbiamo parlato della saldatura MIG e la saldatura MAG, questa saldatrice con grandi capacità di saldatura di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, una saldatura d'alluminio e una saldatura di rame. Adesso ragazzi la proviamo per fare una saldatura MIG e una saldatura MAG. Adesso ragazzi facciamo una prova di saldatura MAG con l'acciaio inossidabile. Facciamo una saldatura in piano, anche una saldatura ad angolo. Come miscela utilizzo una percentuale di 98% di argon e 2% di CO2. Bene ragazzi, adesso devo fare una saldatura con l'acciaio inox.
vedete ho impostato la saldatrice per l'acciaio inox. Adesso vado a impostare la saldatrice a 145 A, che devo fare una saldatura a piano, spessore 5. Come modalità sto utilizzando la modalità sinergica. Praticamente la modalità sinergica permette di regolare l'amperaggio insieme al voltaggio in un pulsante solo. Guardate ragazzi, una volta che regolo l'amperaggio va a regolare il voltaggio in automatico. Guardate che bellezza ragazzi, la saldatura con l'acciaio inox è uno spettacolo ragazzi, guardate che bellezza. Spessore 5. Adesso facciamo una saldatura ad angolo, e per fare la saldatura ad angolo vado a abbassare l'amperaggio a 135 A. Guardate che bellezza ragazzi, la saldatura con l'acciaio inox è uno spettacolo ragazzi, guardate che bellezza. Spessore 5. Bene ragazzi, adesso facciamo una prova per vedere se la saldatrice arriva a 200 A. Guardate ragazzi, siamo a 200 A. Guardate come canta la saldatrice. Bene ragazzi, adesso devo saldare uno spessore 15, provo a mettere la saldatrice a 200 A. Guardate che bellezza ragazzi, una saldatura ad angolo, spessore 15, corrente utilizzata 200 A. Bene ragazzi, adesso facciamo una prova di saldatura MIG con una lega di alluminio. Adesso facciamo una saldatura ad angolo e una saldatura in piano. Come miscela vado a utilizzare una percentuale tra 30% di argon e 70% di elio. Bene ragazzi, adesso per la saldatura ad alluminio vado a impostare la saldatrice per la saldatura ad alluminio e come amperaggio vado a impostare la saldatrice a 135 A. Bene ragazzi, questo è il nostro risultato con la saldatura ad alluminio, con la saldatura ad angolo, e questo è il nostro risultato con la saldatura ad alluminio, una saldatura in piano. Bene ragazzi, ritorniamo al nostro video. Nel mondo della saldatura MIG e la saldatura MAG. Nel mondo di saldatura esistono due polarità, una polarità diretta e una polarità inversa. Nel caso della saldatura TIG e una saldatura di elettrodo si possono usare sia la polarità inversa e la polarità diretta, mentre per la saldatura MIG e MAG esiste solo la polarità inversa, quindi non si può convertire il polo positivo e il polo negativo. A questo punto c'è questa percentuale di dosaggio di miscela
con l'argon ed elio e ossigeno e anidride carbonica. Ad esempio, se noi stiamo saldando l'acciaio al carbonio al di sotto di 4 mm, dobbiamo usare una miscela con percentuale di 92% di argon e 8% di CO2. Invece, se noi andiamo a saldare l'acciaio al carbonio di grande spessore, possiamo utilizzare questa miscela con percentuale di 82% di argon e 18% di CO2. Per oggi ragazzi il nostro video è stato terminato, spero proprio che è stato utile. Per qualsiasi informazione scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.